Ciao a tutti, sono passati 4 mesi dall'ultimo update ed è quindi arrivato il momento di rifare i calcoli e provvedere ad un aggiornamento delle classifiche dopo il primo anno di vita del canale. Come saprete, l'idea è quella di proporvi un nuovo prodotto a cadenza settimanale in diverse categorie, dagli auricolari True Wireless passando per le over-ear fino alle in-ear monitor e a qualche prodotto particolare nella categoria degli accessori. Prima di passare alle classifiche vi lascio qualche numero circa la crescita del canale. La community cresce e al momento è stata superata la soglia dei 2600 iscritti. Vi ringrazio davvero tanto, mai avrei creduto possibile di raggiungere questo risultato nel primo anno, ma comunque vi rimando alla fine di questo video perché ho una news in merito che vi interesserà. Inoltre attualmente ho in essere 20 partnership con diverse aziende del settore attraverso le quali posso portarvi sempre più contenuti e farvi conoscere nuovi prodotti. Nel corso del prossimo anno l'obiettivo è di ampliare questo numero, magari puntando anche a qualche nicchia come auricolari e cuffie per lo sport o da gaming. Ad ogni modo, ad oggi abbiamo visto più di 50 prodotti diversi e ora tiriamo le somme per capire quali sono i migliori tra quelli recensiti in base a differenti fasce di prezzo o particolari fattori. A fine video troverete tutte le pagelle per ogni categoria. Quindi iniziamo! Partiamo con la fascia fino a 50 euro. Attenzione, sto parlando dei prezzi a cui potete trovare oggi questi modelli sulle più note piattaforme di e-commerce. È inutile girarci intorno, ma è proprio questa la fascia di prezzo che va per la maggiore. Le mie statistiche dicono infatti che in questa fascia appunto si concentrano la gran parte delle richieste. Ed infatti proprio in questa fascia abbiamo visto il maggior numero delle True Wireless. Ad ogni modo, indipendentemente dal fattore di forma, sul podio vanno le Rose Technics Ceramic X, le Earfun Air 2 e le CMF Buds di Nothing. A seguire tante altre, tra cui voglio menzionare le Soundcore P30i che abbiamo visto poche settimane fa o le Enco Buds 2 Pro che riscuotono sempre molto successo, ma non posso poi non ricordare le Redmi Buds 5 o le Huawei FreeBuds SE 2, ognuna con le proprie caratteristiche e specificità, ma tutte di buon livello. Come si può notare dai prodotti che ho menzionato, solo uno è senza gommini, le Huawei, tutti gli altri li hanno. Segno questo che fare degli auricolari senza gommini di buon livello ad un prezzo inferiore ai 50 euro non è per nulla semplice. Ad ogni modo avete qui di fianco la classifica dove, come dicevo prima, non ho considerato il fattore di forma ma solo il prezzo di vendita. Circa il fattore di forma ci tornerò comunque più tardi quando ci saranno le classifiche apposite indipendentemente dal prezzo di vendita. Veniamo ora alla fascia intermedia, che va dai 50 ai 100 euro. È in questa fascia che troviamo auricolari interessanti ma che hanno la particolarità di collocarsi prevalentemente ai due estremi, quindi ottimi prodotti che si attestano più verso i 50 euro e altrettanto ottimi auricolari che, nonostante una differenza di soli, passatemi il termine, 30 euro, sono obiettivamente di un altro livello per via dei materiali o dell'applicazione a corredo. Per dirla in altri termini, la fascia di prezzo di appartenenza è la stessa, ma posizionandosi agli estremi e quasi mai nel mezzo, le caratteristiche e le qualità sono differenti. In questa fascia spiccano su tutte le CMF Buds Pro 2 che a poco più di 50 euro se la giocano senza problemi con auricolari che costano anche 40 euro in più e poi hanno la rotella Smart che è una caratteristica interessante. Sul podio troviamo poi le Nothing Ear A e le OnePlus Buds 3, a loro modo particolari per scelte di design, anche se le OnePlus per me rimangono le più belle viste finora. Via via tutte le altre dove trovano posto le Realme Buds Air 6, le Huawei FreeBuds 6i o le Xiaomi Buds 5, giusto per fare alcuni esempi. Anche in questo caso noterete come è solo una tra quelle menzionate senza gommini. Ne parleremo comunque più in dettaglio a breve. Passiamo ora alla fascia alta del mercato, quella compresa tra i 100 e i 200 euro. E questa per me è la fascia alta, quella che racchiude auricolari che solo una parte di voi cerca e lo vedo dalla quantità di commenti che ricevo in merito. Il 90% dei consigli che mi vengono chiesti da voi sono di solito per auricolari fino a 100 euro. Solo il restante 10%, forse anche meno, chiede consigli in questa fascia di prezzo. Forse perché è alla ricerca di qualcosa di più che non richieda però l'accensione di un mutuo. In questa fascia di prezzo trovano posto auricolari come le Hypertech PurePlay C3 dal suono incredibile per delle True Wireless o le OnePlus Buds Pro 3
che a mio modo di vedere rimangono quelle da preferire oggi se siete in cerca di un modello che ha tutto, ma trovano anche posto le Cambridge Audio, le Jabra Elite 8 e 10 o a loro modo anche le AirPods 4 e le Samsung Galaxy Buds 3. Insomma, auricolari che non sono alla portata di tutti a causa principalmente del costo, ognuno però con le proprie specificità o comunque con determinati target di utenti, propensi talvolta a spendere qualcosa in più anche solo perché rappresentano una sorta di status, e penso si sia capito a che cosa mi sto riferendo. Oltre ai 200 euro stiamo parlando di auricolari di nicchia che definisco di lusso, prodotti che hanno un costo importante e che spesso e volentieri si avvicina e alcune volte supera i 400 euro. Concorderete con me che per scegliere prodotti del genere bisogna avere due cose: la disponibilità economica per farlo, perché 300 o 400 euro sono oggettivamente tanti, ma anche la necessità di avere quel qualcosa in più come un suono eccellente o una soppressione dei rumori al top. In questa fascia di prezzo non è possibile al momento stilare per me una classifica. Qui sul canale abbiamo visto solo le Amiron 300 di Bayer Dynamic, ma ecco, prodotti come le Sony WF-1000X Mark V o le Bose Quiet Comfort Ultra, giusto per dirne due a caso, sono in questa categoria e spero di potervele raccontare nel prossimo futuro. Ora che abbiamo terminato di raggruppare gli auricolari per fascia di prezzo, vediamo insieme brevemente quelli che spiccano per specifiche caratteristiche mettendoli in relazione al prezzo. Partiamo dalla soppressione del rumore, quindi quali sono i migliori recensiti finora nella fascia fino a 50 euro? Senza dubbio le Rose Technics Ceramics X, che oltre ad un ottimo sound hanno una soppressione del rumore che lavora molto bene. Se siete in cerca di auricolari in-ear con questa caratteristica, ora sapete in che direzione guardare. Nella fascia intermedia invece abbiamo a pari merito le CMF Buds Pro 2, le Realme Buds Air 6 e le Soundpeats Air 5. Questi sono modelli alle due estremità della fascia media e ne abbiamo due con gommini e una senza, le Soundpeats. Per finire, nella fascia alta e altissima abbiamo le Amiron 300 e le Galaxy Buds 3, seguite a ruota dalle AirPods 4 con ANC. Anche in questo caso ora avete un'indicazione di massima che può aiutarvi nella scelta se siete in cerca di auricolari con una buona soppressione del rumore. Se poi anche voi, come me, non volete patire le ansie che derivano da una non eccelsa durata della batteria, questi sono i modelli che vi consiglio di tenere d'occhio. Nella fascia fino a 50 euro abbiamo tre prodotti con prestazioni simili e sono le Earfan Air 2, le Soundcore P30i e le Huawei FreeBuds SE2. Anche in questo caso con fattori di forma diversi, ma le stesse eccellenti durate. Quindi focalizzatevi su questi modelli se volete spendere il giusto e avere ottime prestazioni in questo senso. Nella fascia media, uno fa meglio di tutti gli altri e sto parlando delle Realme Buds Air 6, seguite a ruota dalle Nothing Ear e dalle Beats Solo Buds, che hanno sì una durata eccezionale, ma ricordo che questo modello non ha una batteria nella custodia, quindi fate le ore messe a disposizione dagli auricolari e stop. Sempre in questa fascia di prezzo voglio ricordarvi che le Libertech PurePlay C3 hanno una batteria enorme nella custodia di ricarica da ben 2500 mAh, in pratica quella di un piccolo smartphone, che offre fino a 200 ore di autonomia. Non sono adatte a tutti, la singola carica non è eccezionale, ma 200 ore totali non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Finiamo con la fascia alta dove si confermano le Jabra Elite 8 Active, seguite dalle Cambridge Audio M100 e via a seguire le altre che offrono comunque più che buone prestazioni, ma non come le due che ho citato prima. Sempre per quanto riguarda la fascia alta in termini di prezzo e nello specifico per la durata della batteria, lo dirò chiaro che più chiaro non si può. State lontani dalle AirPods o dalle Galaxy Buds 3 che fanno al massimo 5 ore di riproduzione continua. Vero è che hanno sia la ricarica wireless che quella rapida, che aiutano, ma le altre che ho citato in alcuni casi ne fanno il doppio, quindi vedete voi. Ultimo argomento per questo channel update di fine anno, vediamo il migliore per fattore di forma, così che quando mi chiedete non amo i gommini, che cosa mi consigli, avete adesso un'indicazione su cosa focalizzare la vostra attenzione. Partiamo proprio dalle semi-open, quindi quegli auricolari che non hanno il gommino.
pesano di solito meno delle altre, non ostruiscono il canale auricolare e lasciano sempre passare la maggior parte dei rumori ambientali. In questa categoria vi consiglio le Soundpeats Air 5, ma se volete spendere meno anche le Air 4 vanno benissimo, poi le Xiaomi Buds 5, ma solo se avete un dispositivo che supporta il codec aptX lossless, perché con questa configurazione si esprimono al meglio, oppure le Huawei FreeBuds SE 2, delle tuttofare che costano poco, hanno buone prestazioni e vanno benissimo un po' per tutti gli usi. Chi invece volesse delle in-ear, quindi con i gommini, le pagelle non mentono e in questa categoria troviamo 3 modelli che ho consigliato a tanti di voi. Sono le CMF Buds Pro 2, le OnePlus Buds Pro 3 e le Nothing Ear A. Come noterete sono 3 modelli che per le loro rispettive categorie sono al top, sia nel rapporto prezzo-prestazioni che per materiali, usabilità dell'applicazione a corredo e così via. Per finire una categoria che non ho menzionato prima perché vi ho portato ancora pochi prodotti e fare una classifica, fatemi dire, non ha molto senso, sto parlando delle in-ear monitor, dove le migliori provate finora sono state le Kiwi Ears Quartet dal costo di circa 100 euro e con prestazioni eccellenti. In questa categoria vedremo altri prodotti nei prossimi video, per cui se siete interessati seguitemi perché ne vedremo e sentiremo delle belle. Bene, anche questo channel update è terminato, rinnovo i miei ringraziamenti a tutti voi per il supporto che mi date e per i complimenti che mi inviate, che sono sintomo di 2 cose. Il primo è che l'argomento ha un certo interesse e, come sospettavo un anno fa, è un po' bistrattato, ma cercherò di porvi rimedio con il tempo. Il secondo motivo è che noi, e mi ci metto anche io in mezzo in quanto fruitore di recensioni altrui, abbiamo bisogno di recensioni quanto più possibile vere, che raccontano di esperienze reali, in un mondo questo che è spesso guidato da politiche di altra natura. Quindi di nuovo grazie a tutti, buon anno e ci vediamo venerdì. Alla prossima! Fermi tutti, quasi mi dimenticavo, vi avevo promesso novità a fine video e quindi per festeggiare il primo anno qui su YouTube, tra tutti coloro che seguono il mio canale Telegram, dove come sapete metto in vendita alcuni dei prodotti recensiti, ebbene tra tutti estrarrò a sorte 2 fortunati vincitori. Il primo estratto si porterà a casa le Capsule 3 Pro Plus di Soundpeats, mentre il secondo estratto le Fifine X3. Tutto questo totalmente a mie spese, quindi non pagherete nemmeno le spese di spedizione. I vincitori saranno indicati su Telegram e poi contattati personalmente per organizzare la spedizione. Le regole sono semplici. Estrarrò l'elenco degli iscritti al canale Telegram, ad ogni iscritto sarà assegnato un numero progressivo a partire da 1 e infine userò il portale random.org per generare 2 numeri casuali che poi corrisponderanno ai vincitori. L'estrazione si terrà il 15 gennaio, quindi se ancora non lo avete fatto vi rimane qualche giorno di tempo per iscrivervi. In bocca al lupo a tutti e adesso sì, alla prossima!